Il Reggiane RE2002 Ariete era un monoplano monomotore sviluppato durante la Seconda Guerra Mondiale e prodotto dall'italiana Officine Meccaniche Reggiane. Questo aereo rappresentava un'evoluzione del precedente progetto Reggiane, il RE2000, integrando alcune delle modifiche già introdotte con il RE2001. I progettisti Roberto Longhi e Antonio Alessio, affinando ancora il progetto, dettero vita ad un aereo da combattimento assai valido, che nella sua categoria, cacciabombardiere assaltatore, si rivelò il migliore in dotazione alla Regia Aeronautica. I grandi meriti dell'Ariete furono riconosciuti anche dalla Germania, che ne impiegò una sessantina di esemplari che tra la fine del 1943 ed il 1944 servirono nei suoi reparti d'assalto. La produzione totale dell'Ariete raggiunse le 225 unità, delle quali 149 andarono in carico alla Regia Aeronautica. La famiglia di caccia Reggiane, fin dal suo apparire, si distaccò in modo assai significativo dai contemporanei aerei da combattimento. Le impostazioni generali, infatti, risentivano dell'esperienza che uno dei progettisti dell'azienda, l'ingegnere Roberto Longhi, aveva acquisito negli Stati Uniti verso la metà degli anni 30. Progettato dallo stesso Longhi con la collaborazione dell'ingegnere Antonio Alessio, il RE2002 riprendeva le linee esteriori dell'RE2000, dal quale si distaccava per l'impiego del più potente motore radiale Piaggio P19 e per la differente struttura delle ali. La scelta di tornare ad un velivolo dotato di motore stellare, dopo i positivi riscontri avuti con il motore in linea Daimler-Benz DB601 montato sui Reggiane 2001, derivava principalmente dalla necessità di disporre di un numero sufficiente di motori per la produzione, dato che i DB601, originali o di produzione su licenza da parte dell'Alfa Romeo, venivano assegnati prioritariamente alla Macchi per la realizzazione del Macchi MC202. Tuttavia, da un punto di vista tecnico, va infatti ricordato che il motore radiale o stellare, pur avendo un impatto superiore al motore in linea sull'aerodinamica, aveva anche dei vantaggi. Era molto più robusto e facile da mantenere operativo, poteva incassare danni gravi continuando a funzionare, fattore quest'ultimo importantissimo per gli assaltatori e i velivoli che agivano a stretto contatto con il fuoco contraereo nemico come l'Ariete. Infine, richiedeva manodopera meno specializzata per essere costruito. La scelta era chiara: un nuovo caccia con motore radiale basato su una cellula ormai collaudata, quella del RE2001. E così, nell'estate del 1940, Longhi e Alessio decisero di portare avanti l'evoluzione del progetto. Nel modello RE2002 fu scelto di nuovo un motore radiale. Si trattava del 14 cilindri disposti su doppia stella Piaggio P19 RC45 turbine, raffreddato ad aria, capace di sviluppare la potenza di 1160 cavalli con circa 160 cavalli in più rispetto al Piaggio P11 montato sul RE2000. Il propulsore era tra i più potenti radiali disponibili all'epoca in Italia, tuttavia fu afflitto nel corso del proprio sviluppo da problemi di affidabilità. Anche l'elica era realizzata dalla stessa Piaggio. Era tripala di costruzione metallica a passo variabile in volo. Per quanto riguarda la costruzione, il RE2002 era un monoplano ad ala bassa, a sbalzo dalla struttura interamente metallica. Aveva una fusoliera di sezione circolare, realizzata in duralluminio, con struttura a guscio e rivestimento lavorante. L'abitacolo era disposto nella parte centrale della fusoliera ed era dotato di cappottina ribaltabile lateralmente. Nel prototipo, diversamente da quanto poi realizzato negli esemplari della serie produttiva, la vetratura proseguiva anche alle spalle del pilota. L'ala aveva pianta ellittica ed era anch'essa realizzata in duralluminio e rivestimento lavorante. Solo gli alettoni, disposti nella parte esterna delle semiali, erano rivestiti in tela. In analogia a quanto già avvenuto sul RE2001,
L'ala del RE-2002 era trilongherone e conteneva serbatoi di carburante autosigillanti. Gli impennaggi erano di tipo classico, con l'equilibratore collocato alla base della deriva. Il carrello d'atterraggio era di tipo triciclo posteriore, con gli elementi principali che si ritraevano con movimento di rotazione di 90 gradi all'interno delle semiali, secondo il sistema denominato Curtiss, dall'azienda che per prima lo impiegò. La gamba era alloggiata in un'apposita carenatura, mentre le ruote, girate di piatto, rientravano completamente all'interno dello spessore alare. Il ruotino di coda, pur essendo orientabile, non era di tipo retrattile. Il RE-2002 era armato con 2 mitragliatrici Breda Safat calibro 12,7 mm, posizionate al di sopra del motore, sparanti attraverso il disco dell'elica, con 840 colpi, e con altre 2 mitragliatrici calibro 7,7 mm con 1280 proiettili alloggiate all'interno delle ali. Erano inoltre previsti 3 attacchi per carichi esterni, uno al di sotto della fusoliera ed uno sotto ciascuna semiala, per bombe o serbatoi supplementari di carburante per un massimo di 650 kg. Nel novembre del 1941, 13 mesi dopo il primo volo, giunse l'ordine iniziale di produzione di 200 esemplari. In seguito le richieste furono dapprima raddoppiate e poi incrementate di altre 300 unità, ma questi ordinativi rimasero solo sulla carta. L'ordine per la prima serie di 100 esemplari tuttavia venne evaso definitivamente nel mese di luglio del 1943, mentre nella seconda serie, con un nuovo ordine di 100 esemplari, solo 47 vennero consegnati prima che fosse reso noto l'armistizio. I primi aerei di serie furono consegnati nel dicembre del 1942 alla 239esima squadriglia del 102esimo gruppo del quinto stormo tuffatori, che iniziò subito il ciclo di addestramento sulla nuova macchina. Seguirono la 209 squadriglia, anch'essa appartenente allo stesso 102esimo gruppo, e nel mese successivo altri velivoli vennero assegnati alla 208ª e alla 238esima squadriglia del 101esimo gruppo, anch'esso facente parte del quinto stormo. All'epoca entrambi i reparti erano basati presso l'aeroporto di Lonate Pozzolo. Il 102esimo gruppo venne trasferito dapprima a Reggio Emilia il 14 maggio e subito dopo, il 25 maggio, a Tarquinia. L'avvio dell'attività operativa, tuttavia, venne ancora ritardato dai continui malfunzionamenti del motore e solo nell'estate del 1943 gli Ariete andarono in prima linea. La prima missione fu effettuata il 10 luglio con un attacco contro la flotta anglo-americana nel porto di Augusta. Fino al 4 settembre l'attività fu ininterrotta e gli importanti successi furono pagati a caro prezzo, non solo per i continui bombardamenti che obbligarono il quinto stormo a trasferirsi da Crotone a Manduria, ma anche per la complessiva superiorità dei caccia avversari. L'attività con le insegne della Regia Aeronautica durò dunque pochi mesi, ma l'armistizio non pose termine alla carriera dell'Ariete. Difatti, dopo l'8 settembre 1943, il 101esimo e il 102esimo gruppo del quinto stormo furono inquadrati nel raggruppamento caccia della Regia Aeronautica del Sud e continuarono ad operare contro le forze tedesche in Albania e in Grecia fino all'estate dell'anno seguente. Provati dall'impiego operativo e spesso afflitti da problemi al motore, gli ultimi 11 RE-2002 superstiti vennero ritirati dal servizio di prima linea il 2 giugno 1944 ed assegnati alla Scuola Addestramento Caccia di Lecce Leverano. Complessivamente la loro vita operativa nella Regia Aeronautica era durata meno di 12 mesi. Al nord, se l'aereo non venne usato dai reparti dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, ebbe invece un intenso impiego con la Luftwaffe, che riuscì a portare in Germania una quarantina di esemplari nuovi di fabbrica ed un'altra ventina requisiti subito dopo l'armistizio. Queste macchine, con insegne tedesche, furono usate soprattutto in Francia,
per contrastare l'attività delle forze partigiane. Al giorno d'oggi esistono al mondo solo 2 esemplari di RE 2002 Ariete. Si tratta di una fusoliera con insegne tedesche restaurata e conservata in Francia presso il Museo della Resistenza della città francese di Limoges. L'altro esemplare di Reggiane RE 2002 Ariete, recentemente restaurato e in questo caso completo in tutte le sue parti, è conservato presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano.